Ciao a tutti, sono sempre Gianluca Scribano, sono sempre nella mia galleria di via Gregorio VII 272 Roma. Riprendo il discorso lasciato a metà ieri sul quadro rubato che sembra, secondo report, che potrebbe eventualmente essere un quadro di proprietà di Vittorio Sgarbi. Ieri ho fatto un video che è stato molto visto, molto commentato, alcuni mi hanno accusato di voler difendere il professor Sgarbi, io non lo voglio difendere. Non lo conosco, non siamo amici, non è un mio cliente, ho detto semplicemente che non mi sembra il profilo di persona che va a rubare o commissiona furti di opere d'arte. Detto questo, poi saranno gli inquirenti a fare delle indagini, a vedere quello che succederà, lo vedremo. Senz'altro in questa storia le bugie hanno le gambe corte, perché ci sono degli esami tecnici che si possono fare per vedere se il quadro di proprietà del professore ha qualcosa a che vedere col quadro che è stato rubato nel castello. Vi volevo parlare, ho visto sul web che c'è una diatriba su quanto vale questo quadro. Ho fatto una piccola ricerca sui risultati d'asta di Rutilio Manetti e volevo darvi la mia opinione. Innanzitutto ci tengo a precisare che la mia è un'opinione parziale, perché comunque sia i risultati d'asta non sono sempre esaustivi, cioè non è che perché Rutilio Manetti è stato aggiudicato a 100.000 euro vuol dire che vale 100.000 euro. Bisogna vedere il contesto, bisogna vedere dove sono state fatte queste aggiudicazioni, se sono fatte in Italia, se sono fatte all'estero, quanto è valida l'attribuzione che dà la casa d'asta e tante altre cose. Detto questo, volevo iniziare da questo quadro che è stato aggiudicato nel 2019, avvicinati pure, nel 2019 dalla casa d'aste Pananti. È un quadro bellissimo, il tempo strappa le ali a Eros, un soggetto diciamo infrequente sul mercato antiquario, e la scena è molto divertente, è molto accattivante, è tragica. La casa d'aste lo attribuisce con certezza a Manetti. Il risultato d'asta è 75.000 euro, è un dipinto grande, 216 x 143. Un'altra scena piuttosto complessa, come quella del caso del dipinto di Sgarbi, è presente un pochino più in giù o più in su. Non la trovo, un attimo solo. Questi sono tutti quadri aggiudicati. Ecco, c'è un'aggiudicazione, un quadro 99 x 75 all'estero di 12.000 euro. È la predicazione di Giovanni Battista. Non è un quadro che mi fa impazzire, comunque ve lo faccio vedere. Una scena è senz'altro ben dipinta, ma che non ha nulla a che vedere con la forza espressiva del quadro di Sgarbi e di quello che vi ho fatto vedere prima. Vediamo anche che c'è sempre questa Maddalena penitente che parte da 32.000 euro e va invenduta. La misura è 125 x 90, quindi non è un piccolo quadro, alla casa d'aste Pandolfini di Firenze nel 2023. Anche in questo caso la casa d'asti lo attribuisce con certezza a Rutilio Manetti. Ritorniamo sui risultati d'asta. Avevo trovato una scena piuttosto complessa che non trovo più. Questo è un altro dipinto molto grande, un San Sebastiano curato dalle ferite delle frecce. Ha fatto 80.000 euro. Anche questo è un dipinto molto grande, 220 x 147, anche questo in Italia, la Pandolfini nel 2015. C'è da dire che Sebastiano è senz'altro un soggetto più ricorrente e forse quindi meno appetibile per il mercato di quello che è la cattura di San Pietro. La cattura di San Pietro è un episodio biblico molto infrequente sul mercato dell'antiquariato, a differenza della liberazione di San Pietro da parte dell'angelo, che invece si trova un po' di più. Ovviamente queste sono considerazioni che contano nelle valutazioni delle opere d'arte. Abbiamo sempre il martirio poi di San Bartolomeo, 231 x 156, anche qui quindi un'opera molto grande, stima 80.000, 120.000, invenduto nel 2012 alla Christie's. Quindi un'opera
negli Stati Uniti, ricordate che le opere, se non sono in Italia, valgono di più perché si tratta di mercato internazionale. Un'opera di Rutilio Manetti che si trova in Italia probabilmente viene notificata dalla soprintendenza, non può uscire dal territorio nazionale e quindi bisogna calcolare un valore che può essere anche del 50% in meno a quello di mercato. Quindi, diciamo, andando indietro nel tempo, nel 2007 c'è un altro dipinto che raffigura la scena di Emmaus, che ha fatto 140.000 euro, quindi un ottimo risultato, un 144 per 207 alla Sotheby nel Regno Unito. Ok, non, devo dire che in tutti i risultati d'asta che ho visto di Rutilio Manetti non ce n'è neanche uno bello come quello del professor Sgarbi. Considerando quindi questi risultati e la bellezza e la particolarità, l'inusualità del soggetto, direi che il valore che si può dare a quel quadro è intorno ai 150.000 euro, considerando che è un quadro tagliato, cioè sia nel quadro che è stato rubato che nel quadro di proprietà del professore c'è un braccio che compare e non si sa di chi è, quindi senz'altro al 100%, sia che sia stato rubato che non sia stato rubato, è un quadro che è stato tagliato, quindi bisogna calcolare un pochino di meno del suo prezzo di mercato, un altro po' di meno bisogna calcolare perché si trova in Italia. Però detto questo è senz'altro un quadro stupendo, un'opera molto importante di Rutilio Manetti e, diciamo, prese in considerazione i risultati d'asta che fa Rutilio Manetti negli ultimi 10-15 anni in Italia e all'estero, direi che il suo valore ipotetico di mercato potrebbe essere intorno ai 150.000 euro. Questo è ovviamente il mio parere, non sono, diciamo, l'oracolo, è semplicemente un parere che è dato dall'esperienza, dall'osservazione e dalla passione di tanti anni di commercio d'antiquariato. Non penso che aggiunga o tolga nulla alle indagini e al dibattito in corso sul dipinto, però è semplicemente, diciamo, una informazione che mi sono sentito di dare. Per quanto riguarda delle accuse che alcuni mi hanno fatto sui commenti di essere pro Sgarbi, devo dire che io non sono per niente pro Sgarbi. Ho detto semplicemente che non è il profilo di persona esattamente che va a rubare nelle case della gente il quadro, un professore di storia dell'arte, un critico, un collezionista, una persona impegnata in politica, cioè, più che altro ho detto che non ci voglio credere che sia lui, non mi sembra possibile. Mi sembra più probabile che si possa trattare, come spesso capita, di due opere simili, magari dipinte dallo stesso pittore, magari una di bottega e una del pittore, o magari semplicemente una copia fatta 100 anni dopo, 200 anni dopo. Noi antiquari spesso abbiamo questo tipo di problemi, cioè possediamo un'opera d'arte che è stata fatta in centinaia di migliaia di copie, c'è qualcuno che dice quella me l'hanno rubata 30 anni fa a casa mia, partono delle indagini che non finiscono più, queste purtroppo sono cose che capitano, quindi non so se questo è il caso del professore. Io spero di sì per lui, sinceramente, perché non ho nulla, cioè non è una persona che mi sta antipatica, ecco, si può dire questo, però non ho nulla in suo favore, non sono tra l'altro interessato alla politica, senz'altro se lo sono non sono di destra, quindi non era la mia una difesa del personaggio, semplicemente mi sembra strano, cioè nei reati ci vuole un movente, una persona che va a rubare un quadro, una persona che generalmente ha bisogno di soldi. Quindi Sgarbi, per quanto dicano che non se la passi molto bene, mi sembra molto strano che una persona che ha una collezione di 500 quadri, tutti di livello eccezionale, e di centinaia di migliaia di libri antichi, possa aver bisogno di andare a rubare un quadro. Ecco, il mio ragionamento era semplicemente un ragionamento logico. Poi, senz'altro, il servizio di report i dubbi li fa venire, senz'altro, ci sono delle testimonianze e ci sono degli aspetti che andranno chiariti. Quindi tutto qua, io continuerò a fare i miei video e tornando al mio argomento preferito, che è parlare di quello che compro e di quello che vendo. Anzi, adesso Marco dobbiamo andare a ritirare un quadro a via Crescenzio che abbiamo comprato e magari domani farò un video su questo quadro che abbiamo comprato, molto carino, senz'altro non di questa importanza, però un bel quadro. Quindi vi ringrazio a tutti per seguirmi,
fate i vostri commenti, non li fate con troppo rancore perché non ce n'è bisogno, qui non è un argomento nel quale bisogna tifare, non ci sono delle squadre in gioco, non c'è secondo me la politica in gioco, è un argomento di attualità, si può commentare senza, diciamo, diventare offensivi. D'accordo? Grazie mille, una buona giornata a tutti. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e a presto, a domani.